nuovo video tutorial. Voglio mostrarvi come realizzare questa maxi sciarpa che fa parte dei nostri progetti facili e veloci 2025-2026 che ho chiamato pudding. Perché? Perché per realizzarla ho usato il mini pung della Sally Yarn, questa cake da 200 grammi che misura 250 metri. Io ho utilizzato una sola cake lavorando con i ferri del numero 11 con un punto grana di riso ai ferri per averla così morbida, e vedete l'effetto è fantastico. Vi posso assicurare che è anche caldissima. Vi faccio vedere anche altri colori che sono presenti sul sito. Io ho utilizzato il colore che è sul verdino, ma c'è anche questo fantastico blu o anche il grigio, ma ci sono anche il fucsia, il rosso, il nero, quindi potete sbizzarrirvi e fare questa maxi sciarpa con il colore che più vi piace. Come vi dicevo, io ho lavorato con i ferri del numero 11 lavorando appunto grana di riso e utilizzando tutta la cake. Tenete presente che questa sciarpa è più lunga di 200 centimetri, non mi ricordo adesso precisamente quanto, però c'è la foto subito dopo questa presentazione dove appunto c'è scritto, quindi vi posso assicurare che è lunghissima. E infatti io, oltre a utilizzarla in questa maniera, mi piace anche poterla utilizzare in quest'altra. Vi faccio vedere in che modo si può utilizzare anche in maniera diversa e per farla rimanere sempre molto calda in questa maniera. Guardate qui, e qui è veramente, vi tiene caldissimo. È un filato che non punge per nulla. Come vi dicevo, io ho preferito optare per la grana di riso per risaltare il mohair che c'è all'interno di questo filato, e lavorando con i numeri 11, oltre a venire bella morbida, come vi ho detto, è venuta anche molto lunga. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzare. Se è così, come sempre, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncentare e Sferozzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia scrivendo filati Elsa che Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra sciarpa io ho deciso di utilizzare il filato della Sally Yarn linea Pudding Mini. Il colore che ho scelto io è il 202, che ha questa tonalità sul verde, ma qui come potete vedere ci sono anche altri colori presenti sul sito. Anche questo blu è fantastico. Allora lavoreremo con i ferri del numero 11. Io qui vi faccio vedere un piccolo campione dove ho montato 9 catenelle. La lavorazione che andremo a fare è il punto grana di riso, e io ho utilizzato come multiplo un multiplo di 2 a cui va aggiunta una catenella o una maglia, scusate, dirò sempre catenelle perché sono abituata con l'uncinetto. Comunque dicevo, nella mia lavorazione vera e propria andrò a montare un totale di 27 maglie, quindi multiplo di 2 a cui va aggiunta una maglia. Se voi volete farla più larga potete naturalmente aumentare di 2, 4, 6 in più rispetto alle maglie che ho montato io, quindi invece di 27, 29, 31. L'importante appunto che sia un multiplo di 2 a cui avete aggiunto poi una maglia. Montando un totale di 27 maglie io ho ottenuto una larghezza di 30 centimetri, proprio perché si lavora con i ferri del numero 11. E adesso vi faccio vedere appunto come andare a realizzare la nostra lavorazione. In realtà è semplicissimo perché è un giro che viene sempre ripetuto, ma appunto è un giro di grana di riso. Allora iniziamo a fare in questa maniera. La prima maglia nel primo giro io la vado a lavorare a diritto. Dal secondo giro la prima maglia io non la lavorerò più, però ve lo faccio vedere. Quindi andiamo a lavorare il giro e andiamo a fare una maglia a diritto, una maglia a rovescio, e continuiamo così quindi per tutto il primo giro. Una maglia a diritto, una maglia a rovescio, una maglia a diritto, una maglia a rovescio. Si continua così per tutto il giro, quindi si termina facendo sempre una maglia a diritto. L'ultima maglia deve essere a rovescio. Terminato il giro riandiamo a fare lo stesso giro, solo che come vi ho detto io adesso la prima maglia non la lavoro più e la passo nell'uncinetto, scusatemi, nel ferro, come a una maglia a rovescio. Quindi non entro così, ma entro in questa maniera. Mi porto il filo sul dietro e torno a lavorare come ho lavorato prima, quindi maglia a diritto, maglia a rovescio, maglia a diritto, maglia a rovescio, e devo fare questo per tutto il giro. Quindi il giro che va fatto è sempre uno, e ricordate, per vedere se per non vedere se state facendo bene, per non aver sbagliato, io vi consiglio sempre di mettere
Comunque, se interrompete il segno, la lavorazione mentre siete a metà o avete iniziato un ferro, se state lavorando la maglia al davanti, mettete il marcapunti sul davanti. Se invece state lavorando l'ultima maglia avete fatto è al dietro, mettete il marcapunti dietro, così sapete in che maglia vi siete fermati e come dovete continuare. Tenete sempre presente che per terminare il giro l'ultima maglia deve essere sempre a rovescio. E poi si ricomincia, quindi io rifaccio di nuovo il giro, la prima maglia non la lavoro e la passo come se fosse a rovescio, porto il filo dietro e poi vado a lavorare la prima maglia a diritto, la seconda a rovescio, e si continua sempre a lavorare questo giro fino a terminare la nostra cake. Io naturalmente, come vi ho detto, ho montato 27 maglie e vi dirò alla fine non quanti giri ho fatto, perché sarebbe impossibile, ma quanto mi è venuta lunga la mia sciarpa. Quindi ricordate sempre che va terminato il giro facendo sempre una maglia a rovescio, mentre la prima non si lavora e si passa appunto a rovescio e poi si va a lavorare manualmente la nostra lavorazione. Ho terminato di lavorare la mia sciarpa e vi dico già che è venuta veramente lunghissima. Qui è ripiegata in 4 parti, vedete, e alla fine la misurazione è di 268 centimetri, quindi veramente lunghissima, e io adoro come è venuta, è morbida, ha questo effetto molto carino che mette in risalto il mohair appunto che c'è all'interno del filato. Ho lavorato veramente in maniera molto semplice, come avete visto anche nel mini video. Il filato si lavora benissimo con i ferri del numero 11, quindi è anche questa creazione è terminata.